Ciao a tutti ragazzoli e bentornati anche oggi in un nuovo video. Oggi voglio mostrarvi 7 gadget o prodotti che vi possono tornare utili quest'estate per i vostri viaggi o semplicemente anche per girare nelle vostre città. Sono gadget che tornano utili sempre, ma ovviamente se viaggiate possono magari risolvervi un sacco di problemi o semplicemente farvi portare dietro con voi meno peso. Voglio iniziare da queste cuffie, soprattutto le cuffie sono una delle cose più importanti. Io non viaggio mai senza la musica, soprattutto se magari in viaggio sono da solo, che sia treno, aereo o altro, la musica deve sempre essere con me. Cosa di meglio c'è appunto che un paio di cuffie Bluetooth, sono della Soundpeats e l'ho comprata al Prime Day di Amazon e dal costo dei 50 o 60 euro erano scese alla bellezza di 20 euro. Hanno l'Hybrid Active Noise Cancellation, quindi appunto hanno la rimozione dei vari rumori e hanno due modalità. La cosa soprattutto che me li ha fatta acquistare, a parte l'estetica molto carina, lo stesso modello l'ho trovato in differenti colorazioni, intanto vi lascio comunque qua sotto i link di tutti i prodotti che vi andrò a far vedere, anche quelli non di Amazon, giusto per trasparenza. Con quelli di Amazon io ho il referral code, quindi link affiliato, voi lo pagherete sempre uguale, io andrò a prendere una piccolissima percentuale. Per gli altri prodotti invece di Temu lì non ho nessun link referral, ma ve li metto lo stesso sotto, perché sono sicuramente prodotti che trovate anche su Amazon, ma su Temu appunto costano meno della metà. Dicevo, queste cuffie ci sono altre colorazioni, ce n'erano altri due modelli, uno bianco trasparente e l'altro nero trasparente, quindi si vedevano tutti i circuiti dentro, erano una figata ragazzi. Solo che quelle non erano in sconto, quindi avrei dovuto pagarla a prezzo pieno, quindi ho optato per queste che sono nere, colorino qua tipo oro, con il loghino qua con il brand e niente ragazzi, sono veramente belle, si aprono così come tutti questi generi di cuffie. E dicevo, li ho prese soprattutto per la durata ragazzi. Io avevo già un paio di cuffie pagate 20 euro, non avevo però la cancellazione del rumore eccetera eccetera. Queste ce l'hanno, come detto hanno due tipi, ovvero quelle che lasciano passare il suono, quindi se qualcuno ti parla lasciano passare alcune frequenze, quindi puoi sentire se sei su un treno, magari fanno l'annuncio di un ritardo. Ovviamente non deve avere le cuffie ultra sparate al massimo, perché sennò così si fa fatica a sentire, ma lasciano passare il suono. Se no c'è appunto la modalità cancellazione del rumore, che ti tolgono veramente la maggior parte dei suoni che hai intorno, anche se li hai su spente. Come stavo dicendo, l'altro paio avevano una durata eccezionale di circa 6-7 ore, 6-7 ore continue, quindi senza rimettere nello scatolotto a ricaricare. Queste uguali ragazzi, c'è scritto qui e li ho testate, non li ho testate ovviamente per tutte quelle ore, anche perché nel momento in cui li vai a rimettere nello scatolino vanno a autoricaricarsi. Non ho fatto viaggi di 7-8 ore, ma vi dico solo che dopo 4-5 ore di viaggio sono arrivato a casa che avevano ancora più del 50% di batteria, e quello lo potevo vedere direttamente dallo smartphone che mi dà appunto la percentuale. E in più con lo scatolino si arriva fino a 52 ore di ricarica ragazzi, sono veramente una cosa eccezionale, comodissime, leggerissime, hanno ovviamente vari tasti touch, non vi dovrete più preoccupare ovviamente di rimanere senza musica in viaggio o di doverle anche riporre. Poi nel caso dovessero scaricarsi, che fate viaggi di 12 ore in aereo, le mettete dentro e in 10 minuti si ricaricano già veramente di una percentuale altissima. Ovviamente tutto quello che andrò ad aprire l'ho reinscatolato, ma l'ho già utilizzato comunque per diverso tempo. Non voglio allungare troppo questo video, passiamo subito a un altro prodotto e vi parlo di questi WeTag. Non sono gli originali ovviamente AirTag di Apple, ma questi penso che siano l'alternativa migliore. Funzionano con Apple, non vanno su dispositivi Android, ce n'è dentro 3 per scatola ragazzi, ma la cosa eccezionale è che a prezzo di 20 euro li ho pagati, una roba del genere, ce n'è dentro 3 e la cosa ancora più eccezionale è che ognuno di loro ha dentro una batteria, ma dentro la confezione, se andiamo a vedere, ci sono altre 3 batterie, cioè vi danno questi 3 con già inserita una batteria, dovrete andare a togliere la linguetta per farli partire, e poi vi danno già altre 3 batterie dentro ragazzi. Cioè queste sono le stesse batterie che io uso anche per un mio vecchio orologio dell'Asunto da montagna, quindi adesso ho batterie infinite per quell'orologio, ma è una cosa veramente eccezionale per il prezzo con la quale ve le vendono, e sono una delle migliori alternative che ho visto nel web. Ovviamente vi danno il tag e quello che avete sentito cadere sono questi anellini che poi potrete andare a
mettere per poterlo attaccare dentro al vostro zaino o dentro a qualsiasi altra cosa vogliate, come anche una valigia. Io l'ho presa apposta perché adesso parto a metà agosto, tra non molti giorni, e volevo testarli appunto mettendoli in valigia, però li ho testati semplicemente lasciandolo nello zaino, allontanandomi dallo zaino. Ovviamente a differenza dell'originale Apple, che finché non vi avvicinate e non arrivate esattamente sul tag e vi dice a quanti metri di distanza ce l'avete, questo va a un range. Se ce l'avete in questa casa, voi siete fuori, vi dice che si trova in questa zona, non vi dice esattamente dove, però potete emettere un suono e iniziare a farlo suonare. Il suono è forte, sì, però ovviamente se uno ce l'ha chiuso in casa, voi siete fuori, non lo sentite. Quella è l'unica pecca, però appunto io l'ho preso da lasciare nello zaino perché c'è anche l'opzione, quella che se si allontana lo zaino o il portafoglio, comunque dove lo lasciate dentro, da il tuo telefono, ti arriva una notifica e quindi ti dice che qualcuno se l'ha appena preso e magari in quel momento riuscite ancora a rilevarlo. Uguale appunto da lasciare in valigia per sapere dove va a finire la tua valigia se l'avete spedita con l'aereo. Passiamo subito a un altro prodotto, non ho più la scatola, era una scatola normale. Questo comodissimo per i viaggi, ragazzi, non l'ho mai avuto in vita mia, non ne avevo mai comprato uno, ma ho detto prendiamolo, 10 euro, anzi 9,99 su Amazon, cuscino gonfiabile. Ragazzi, l'ho già utilizzato nei viaggi, è una delle cose migliori della vita. Io ho sempre in aereo, in treno, a volte, cioè, spesso dormo perché magari mi annoio per far passare il tempo più veloce, mi appoggio sempre così, mi sveglio che ho tutto il collo rotto. Non so perché i sedili dei mezzi pubblici li fanno apposta per far venire il mal di collo. Con questo, ragazzi, vi giuro una pacchia. Ok, che allora è morbidissimo, un po' felpato, quindi magari adesso in estate un po' caldo, ma di norma fortunatamente sui treni e sugli aerei c'è l'aria condizionata, quindi state bene. Si gonfia, ovviamente si gonfia a bocca, ci mettete 2 secondi, questo può essere tolto ovviamente per essere comunque lavato. Hanno fatto la doppia valvola, cosa molto figa, ovvero c'è la prima valvolina qui, comunque già con un soffio, ok, 3 soffi è pieno, e questo è per gonfiarlo, come vedete non si sgonfia. La seconda valvolina invece è questa qua, una volta che tirate via potete risgonfiarlo appunto e poi riporlo nel sacchettino. Nel sacchettino mi arrivano anche, che io non ho utilizzato e non utilizzerò e che lascio anche a casa, una mascherina, che comunque schifo non fa se siete persone che danno fastidio alla luce, di norma tengo gli occhiali da sole e van bene così. In più vi danno anche questi tappini per le orecchie, raga, i tappini per le orecchie. Io metto le cuffie con la musica, ancora meglio, però vi sbattono dentro tutto questo assieme e direi che per 9,99 € ne vale la pena. Fidatevi, se non avete mai usati prendetelo e non prendetelo in aeroporto perché lì costano anche 50 € e fanno schifo. Questo è morbido, comodo, si può lavare, sgonfiare e rigonfiare. Molti altri invece sono già gonfi, rimangono gonfi, roba in più da portarvi addosso. Altro piccolo prodottino, questo è un sacco che lo volevo, ragazzi, è un caricatore da 100 watt della U-Green. L'ho preso anche questo con gli sconti di Amazon, l'ho pagato sui 45 €, se no ne costa anche 50-60, adesso se non sbaglio c'è un ulteriore sconto sotto da cliccare il coupon del 30%, quindi vi consiglierei di approfittarne. Peso consistente, ma ovviamente per la dimensione e la potenza, come dicevo, ha un bel peso, non so se c'è scritto qua il peso, ok, al momento sulla scatola non lo vedo, ma bellissimo. Ha 3 attacchi, 2 Type-C appunto e l'altro USB-A, quello classico. Io sto cercando adesso di passare a tutti gli attacchi con l'USB-C, così buono, però capita che spesso per alcuni prodotti ho ancora l'USB-A. Ovviamente uscita 100 watt, se andate ad attaccare altri dispositivi ovviamente la velocità di uscita appunto cambierà. L'ho preso da 100 watt perché io ho il MacBook Pro, quello da 16 pollici, quindi ci posso caricare in viaggio anche questo. Prima giravo con 2 o 3 caricabatterie diversi, quello più potente, quello meno potente. Questo pesa, quindi si vede anche la qualità, ma è veramente piccolissimo, ragazzi. Non so se avete presente solo il caricabatterie del MacBook Pro, quello grosso, cioè è una patacca così, poi uguale per gli altri, per le videocamere, quelli per il telefono eccetera. Con questo ci carico 3 dispositivi comunque alla volta, va benissimo così ed è solo uno senza portarmi troppa roba in giro. Altro gadgettino, questo invece mi è arrivato da Temu. Allora, prezzo, sono andato a vedere prima che non me lo ricordavo, io l'ho pagato 10 € e l'ho preso per quello. Powerbank MagSafe, quindi
ovviamente per tutti i dispositivi anche MagSafe va benissimo, da 22,5 watt, comunque con super fast charge, comodissimo, bellissimo, anche la scatola, comunque per essere arrivata da Temu ragazzi non me l'aspettavo, sembra di qualità, ha dentro anche ovviamente le varie istruzioni eccetera eccetera. Questo è il power bankino, molto molto carino, qua appunto col coso MagSafe, non è potentissimo il MagSafe, ovvero intanto bisogna tenerlo in testa e in giù per attaccarlo, così, comodo perché ti può fare anche da cavallettino per lo smartphone, se ce l'avete, che ne so, in treno o altro. Non inizia a caricare finché non premete il tastino qua, c'è anche un display, raga, e già che ha il display mi dice quanta carica residua rimane top, come vedete ha iniziato adesso a caricare appunto perché ho schiacciato il tastino. L'ho usato poco così anche perché la cover che adesso non ho su, che ho io, non ha l'attacco MagSafe e quindi con quella cover senza l'attacco non va ad attaccarsi bene, se no comunque vedete rimane senza problemi. Per andare a spegnerlo basta tenere premuto qua o dopo un po' comunque si spegne. Nel caso ha anche l'attacco USB-A e l'attacco Type-C, sia in e out, quella sì è anche in per caricarlo. Se non sbaglio dentro c'era anche un piccolo cavettino comunque Type-C, Type-A appunto per andare a collegarlo a un qualsiasi caricabatterie o anche a un computer eccetera eccetera per ricaricarlo. Si carica abbastanza velocemente, è da 10.000 mAh ragazzi, l'ho pagato a 10 euro. Adesso ho rivisto il prezzo appunto sul sito di Temu e costava sui 25-26 euro, quindi già 25-26 euro non è male, 10.000 mAh, funziona, è carino esteticamente, non è pesantissimo, però 10 euro raga è stato un best buy, anche perché funziona veramente bene, non mi ha dato problemi fino ad ora, l'ho provato, l'ho usato in giro, io giro anche con quello da 20.000 mAh, però a volte proprio per mettercelo in tasca in caso di emergenza, questo o anche piuttosto quello da 5.000 mAh va più che bene. Altro prodottino di Temu, adesso qua vi spiego, vi lascio anche questi, i link sotto ovviamente. Confezione da 5 pezzi, sono delle fascette in silicone e queste fascette in silicone raga sono comodissime per i cavi, cioè se avete i cavi che girate, che ce l'avete nello zaino, ogni volta vi si intorcigliano uno con l'altro, queste qua hanno un buco, lo infilate, io adesso l'ho lasciato infilato qui ma potete infilarlo anche fino qua dentro, una volta infilato quando lo arrotolate fate così, hanno i buchini, qua c'è questo dentino, infilate qui così e tac, si va a chiudere, comodo, almeno non si arrotolano i cavi, non si rompono eccetera eccetera. Questo ho pagato tipo 1 euro 5 pezzi. Adesso poi vi ho messo un link sotto che ci sono anche quelli colorati, io ho visto dopo che c'erano quelli neri, avevo preso quelli neri, anche se i cavi a dire la verità sono bianchi quindi si mimetizzano, però 1 euro, 1 euro e 20, 1 euro e qualcosa, pacchettino da 5 o da 6 sono molto utili anche solo per riporli nei cassetti. Io ho cassetti con tutti i cavi e ho appunto dentro un sacco di questi, tutti legati lì, comodi, semplici. In realtà spesso compro anche queste altre cose su Temu, magari vi lascio il link sotto, sono il classico velcro, anche questo comodo, lo tagliate a misura come volete, lo usate per tutti i cavetti, quello lì mi piaceva di più per portarlo in giro, questo di solito lo uso appunto per i cavi in casa. Ultimo prodotto arrivato da 2 giorni, ancora devo testarlo bene, in realtà l'ho testato però non me lo sono ancora portato in viaggio, me lo porterò sicuramente adesso quando vado a Ibiza e Formentera e anche nei viaggi successivi. La Zero Pump ragazzi, Zero Pump della Flex Tail, mi piacerebbe me l'avessero regalato loro o mi pagassero per parlarne come anche tutti gli altri prodotti, spero che se qualcuno di questi brand, aziende volesse comunque collaborare scrivetemi assolutamente che sono sempre pronto a nuove collaborazioni. Questa è una pompa sia per gonfiare che anche per aspirare aria, ma ovviamente vi devo mostrare anche il funzionamento. Prima andiamo un attimo ad aprirla. Allora è la più piccola in assoluto che ho trovato, ce ne sono tante, le ho trovate anche su Temu, anche su Amazon, altri siti. Ce ne sono tante veramente diverse, viene anche con il cavetto di ricarica, è bellissima, questa è la più bella esteticamente, assolutamente ragazzi, cioè guardate la bellezza, adesso il cavetto poi ce l'ho attaccato io ma vi arriva in confezione, piccolissima, leggerissima ed è una pompa raga, cioè ok, non è un aspirapolvere, con questa ci potete andare a gonfiare i materassini, appunto sia per andare in spiaggia, sia per stare in tenda e quindi vi serve il materassino dove dormire, un cuscino gonfiabile. Anche questo volendo, adesso per l'attacco che c'è qui non va molto bene, ma qua servono 3 soffiate, ma in generale va bene per tutte queste cose. Ho visto diversi video prima di comprarla, ce ne sono altre cioè questa pesa 33 grammi ragazzi, ci sono altre molto più potenti, vi arrivano anche con 6 attacchi diversi, cioè questi qua in confezione,
quindi per ogni tipo appunto di materassino, per ogni altra cosa che abbia questi generi di attacchi, non credo siano tutti quelli esistenti, ma sono i principali, quindi molto molto comodo. Qua c'è anche un piccolo libretto di istruzioni. Come dicevo, ho visto diversi video, ce ne sono altre di varie dimensioni, più potenti, meno potenti, più grosse, più piccole, eccetera eccetera. Ovviamente se dovete andare a gonfiare un materassino tanto tanto grosso, con questa ci metterà tanto tempo, e soprattutto, ora non mi ricordo il termine specifico, l'ultima parte non arriva magari a gonfiarlo proprio stretto stretto, quindi dovrete dargli magari altre 2 soffiate di bocca, perché con la capacità polmonare abbiamo più potenza nel buttare fuori di questo, ma vi può dare una grossa mano. Soprattutto ovviamente non potete lasciarlo acceso 10 ore non stop, perché ti esplode. A parte che la batteria, adesso ho visto vari test, dura veramente tanto, e per andarla a caricare semplicemente si va a svitare, ed è una cosa figa, perché altre hanno una batteria integrata eccetera eccetera. Qua ha questa batteria classica, però con il buchino qui dell'USB Type-C, quindi volendo potete caricare questa, ma potete anche comprarvi a parte altre batterie di questo tipo, ricaricabili o non ricaricabili, da tenervi in tasca, così se dovesse caricarsi ce l'avete già da cambiare, non rimanete fregati se siete magari in giro e non potete ricaricarlo. Molto bello, come detto, esteticamente, veramente bellissimo ragazzi. Infatti è la cosa che me l'ha fatto scegliere di più, oltre la dimensione, cioè questo nello zaino non ve ne accorgete, lo attaccate fuori, lo mettete dentro, è comodissimo, ma più che per gonfiare materassini io l'ho preso per questo. Ok, allora, qua ho preso un bel po' di vestiti che avevo nell'armadio, sono robe che uso in casa o che neanche uso. Qui sacchettone da viaggio, appunto, ne ho presi un po' di varie dimensioni, ma inizierò ad utilizzarli sempre, anche quando viaggio magari in Italia, ragazzi, comunque portarmi lo zainetto. Adesso che estate sì, ci metti pantaloncini, magliette e va bene così. In inverno già con le felpe o con robe che sono più pesanti, nello zainetto classico non ci sta, e se devi star via già qualche giorno finisce che poi non ci entra niente, ragazzi, anche perché io poi porto dietro le videocamere, magari le cose per il bagno, quindi che sia la lametta, che sia il vostro profumo, che siano tutte queste cose. Adesso le butto dentro un attimo a cazzo, raga. Ok, tac. Ok, una volta chiuso bene, con cosa andremo a usare? Ovviamente questa, ovviamente con l'attacco giusto, ok, dovrebbe essere questo. Da una parte c'è scritto inflate, dall'altra deflate, quindi la mettiamo da questo lato e quindi vuol dire che aspira aria e la butta fuori. Questa è la figata, perché da un lato appunto l'aspira e la butta fuori, e dall'altra appunto la cosa opposta, quindi in base al lato in cui andrete a metterci l'adattatore voi potrete utilizzarla. Per accenderlo si schiaccia 2 volte di fila, così se ce l'avete nello zaino non rischiate schiacciandolo magari di farla partire. Fate così, come vedete, tac. Adesso i vestiti li ho messi io dentro un po' a schifo. Se li arrotolate, siete piegati bene, eccetera, eccetera, ragazzi, cioè, poi quando andate a mettere il tappo, le cose sono ultra schiacciate, vanno sicuramente a prendere meno peso. Adesso ribadisco, li ho messi io male, ma potete viaggiare portandovi più cose assieme, ed è comodo appunto perché magari partendo vi portate la valigia con queste cose dentro per avere più spazio, poi quando siete in viaggio non è che avete un aspirapolvere con cui poterlo fare o altro, con questa vi risolve il problema. Ragazzuoli, vi ricordo che vi lascio tutti i link sotto, ho anche un canale Telegram dove spesso butto fuori appunto un sacco di questi prodotti, dove ci sono un sacco appunto di sconti, quindi andatemi a seguire anche lì se non volete perdervi appunto queste occasioni come ho fatto io. Ho pagato queste 20 euro da 60 euro, ragazzi, le cuffie, idem tutte queste altre cose spesso le prendo molto scontate. Spero che questo video vi sia stato utile, vi sia utile per i vostri viaggi. Usciranno altri video di questo tipo e vi ricordo di dare sotto un'occhiata anche a tutti gli altri link, c'è Instagram, TikTok, sono sempre presente su tutte le piattaforme. Usciranno un sacco di altri video adesso con i viaggi e che dire, ragazzi, nient'altro. Bella!